del, dalla, negli. Che cosa sono queste e come si usano? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Molti di voi mi hanno chiesto di parlare delle preposizioni articolate, anche chiamate preposizioni complesse, perché trovate questo argomento un po' difficile, soprattutto se siete di madrelingua inglese o per esempio spagnola, dove non esistono le preposizioni articolate. Allora questo video fa per voi. Forse l'italiano è l'unica lingua ad avere le preposizioni articolate. Non lo so, fatemelo sapere qui sotto. Le preposizioni articolate in italiano sono semplicemente l'unione delle preposizioni semplici con un articolo determinativo. In realtà però non tutte le preposizioni semplici possono unirsi agli articoli e formare una preposizione articolata. All'inizio questo argomento può sembrare un po' difficile, ma non preoccuparti perché con un po' di pratica diventerà super naturale. Prima di iniziare però voglio anche ricordarti che ho una newsletter, quindi se vuoi ricevere ogni domenica dei contenuti interessanti per studiare e imparare l'italiano, allora puoi iscriverti cliccando sul link nella descrizione. Allora io direi che adesso possiamo iniziare. Le preposizioni in italiano, ma anche in tante altre lingue, sono delle piccole parole che servono a trasmettere un'informazione nella frase, di tempo, di durata, di luogo e così via. Le preposizioni in italiano possono essere semplici o articolate, però facciamo una piccola ripetizione delle preposizioni semplici. In italiano le preposizioni semplici sono di, a, da, in, con, su, per, tra e fra. In realtà però non tutte le preposizioni semplici possono unirsi ad un articolo, ma soltanto alcune, e queste sono di, a, da, in e su. Occasionalmente anche la preposizione con può unirsi a degli articoli, ma lo vediamo dopo. Prima di tutto facciamo una piccola ripetizione anche degli articoli. Infatti in italiano gli articoli determinativi sono il, lo, L con l'apostrofo per le parole maschili e singolari, gli e i per le parole maschili plurali, la L con l'apostrofo per le parole femminili singolari e per finire le per le parole femminili plurali. Quindi come possiamo unire le preposizioni semplici agli articoli? Beh, in realtà è molto semplice. Dobbiamo prendere la preposizione, per esempio a, e poi aggiungere L per il, LLO per lo, L apostrofo per L con l'apostrofo sia maschile che femminile, I per i, gli per gli, LLA per la, LLE per le. Guardiamo questo schema per capire meglio. Quindi, come potete vedere dalla tabella, aggiungendo alle preposizioni queste lettere che vi ho dato per ogni articolo determinativo, formiamo facilmente la preposizione articolata. Ricorda che però per due preposizioni, di e in, dobbiamo anche cambiare le iniziali della preposizione. Infatti con di partiremo da de, mentre con in partiamo da ne, quindi del e nel, per capirci. Ora prendetevi qualche secondo per guardare questa tabella di nuovo. Sì, le desinenze che aggiungiamo sono le stesse per tutte le preposizioni e qui sono in rosso. Dai, non è così difficile. Adesso vediamo alcuni esempi. Vado all'università. Vado all'università. Vado dal medico. Vado dal medico. Sono entrato nel negozio. Sono entrato nel negozio. Sono sulla terrazza. Sono sulla terrazza. Questi sono i giochi dei miei figli.
Questi sono i giochi dei miei figli. A volte, come vi ho detto prima, anche la preposizione con può essere unita a due articoli, ma solo due. Infatti, se vogliamo, abbiamo anche la preposizione articolata con più il, col, e con più i, coi. Quindi il e i sono gli unici articoli che possiamo unire, aggiungere a con. Attenzione però, questa è una scelta del tutto personale. Puoi fare questo o anche no, devi decidere tu. Quindi io posso dire il maestro è con i bambini, il maestro è con i bambini o anche il maestro è coi bambini. È esattamente la stessa cosa. Vado a cena con il figlio di Rebecca. Vado a cena con il figlio di Rebecca o anche vado a cena col figlio di Rebecca. È uguale. In realtà però questa regola di aggiungere gli articoli è un vero e proprio pattern nella lingua italiana. Infatti lo troviamo anche con due importanti aggettivi. Guardiamo questa tabella. Quello è bello. Infatti, quello e bello seguono le stesse identiche regole delle preposizioni articolate. Quello precede sempre il nome, invece bello possiamo scegliere se metterlo prima o metterlo dopo. Se bello lo mettiamo dopo, si comporta come un normale aggettivo, quindi bello, belli, bella, belle. Se invece lo mettiamo prima, segue le stesse regole di quello e anche delle preposizioni articolate, ovviamente. Quindi guardiamo attentamente la tabella. Io inizio con quello, tolgo LO finale, quindi rimaniamo con que e poi aggiungiamo esattamente le stesse lettere che abbiamo detto prima. L per il, LLO per lo, LL apostrofo per L apostrofo e così via. Quindi sceglieremo la giusta forma di quello in base alla parola che abbiamo dopo. Lo stesso è con le preposizioni articolate e lo stesso è con bello. Ora, prima di finire, voglio dirti che ho preparato per te un piccolo quiz sulle preposizioni articolate e lo puoi trovare sul mio sito. Quindi clicca qui sotto su articolo del blog e troverai una spiegazione scritta di questo argomento e alla fine della pagina un bel quiz che puoi fare per mettere in pratica quello che hai imparato. E se il video ti è piaciuto e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e anche di iscriverti al canale, così che non perderai nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!